Alcune settimane fa abbiamo fatto un viaggio davvero spettacolare. Abbiamo raggiunto il sud della Spagna, l'Andalusia, noleggiato un'auto e percorso 1000 km in 10 giorni. Un'avventura che desideravamo da tanto, per conoscere la Spagna autentica, quella colorata, solare. Abbiamo guidato, camminato, mangiato, scherzato e soprattutto ci siamo divertiti tantissimo. In questo video condividiamo la prima tappa, l'imperdibile Ronda e Setenil de las Bodegas, un paese costruito all'interno della montagna. Ma torniamo indietro perché tutto inizia da Gibilterra, un pezzo di Spagna che appartiene all'Inghilterra. E anche il medio ne è cosciente, tanto che siamo passati dalla pioggia al sole non appena attraversato il confine. Ma a Gibilterra torneremo l'ultimo giorno. Ora, per prima cosa, andiamo a prendere la macchina. Abbiamo preso le chiavi della macchina e ora andiamo a prendere la macchina che è dall'altra parte del confine, quindi direzione Spagna. E confine superato di nuovo. Ora siamo in Spagna. Il paese qui si chiama La Línea de la Concepción. Notare la pronuncia. Ed è praticamente attaccato a Gibilterra. E siamo arrivati alla macchina e la sorpresa è che è una 500 alla menta. Direzione Ronda. E invece di arrivare a Ronda abbiamo fatto una leggera deviazione per venire a Huáscar, che è il paese dei puffi. Infatti le case sono tutte blu. Come si dice puffi in spagnolo? È il pitufo. Il pitufo. Ok, e ora direzione Ronda per davvero stavolta. Ed eccoci arrivati a Ronda. Sì, la strada è stata molto tortuosa, però ne è valsa la pena. Qui siamo in montagna abbastanza alti, infatti c'è un bel vedere, davvero niente male. Settimana particolare perché molto probabilmente si stanno preparando per festeggiare la Domenica delle Palme e la Semana Santa, che qui è ovviamente molto sentita, e stanno addobbando tutte quante le piazze. Ronda ha degli scorci davvero molto belli da vedere, poi anche qui con il sole che cala, con questa luce un pochino così, con le nuvole che coprono il sole, niente male, carino. E ora stiamo attraversando il Ponte Nuevo, il ponte più famoso di Ronda. Sta calando il sole, non vedo l'ora di vederlo con le luci della sera. Uno dei monumenti più famosi di Ronda è lo spettacolare Ponte Nuevo, che unisce la parte più antica a quella più moderna. Il ponte è alto 120 metri ed è praticamente l'icona della città. È una gola impressionante questa di Ronda. Siamo stati anche fortunati perché abbiamo controllato il meteo negli ultimi 3-4 giorni e portava sempre acquazzone per tutta la giornata di oggi qui a Ronda. Invece ha pioviccicato un po' bagnato, però per fortuna ci sta andando decisamente bene. E serata tapas. Tapas a la bajería. Aquí tenemos lomo de serrano, salmorejo, pan y surtido de serrano. Abbiamo mangiato alla baseria, tapas, vino, molto buono. E abbiamo assaggiato un tipico piatto della regione dell'Andalusia, del salmorejo, che è una specie di gazpacho di colore salmone. Mi è piaciuto un sacco. No, comunque si è mangiato bene. A parte, come si chiama la salsiccia? La morsiglia, che è il sanguinaccio sostanzialmente. Sì, il sanguinaccio non mi piace. Però il resto è tutto buono. E ora andiamo a vedere il Ponte Nuevo di notte, in serata, tutto illuminato. Andiamo. Questa è la piazza principale di Ronda. E anche qui la stanno preparando sicuramente per la Domenica delle Palme, quindi ci sono un sacco di preparativi in questa settimana. Non c'è molta gente, forse perché sta anche per iniziare a piovere, quindi direi che la serata finisce qui
Ora torniamo in albergo. Primo giorno a Roma. Vabbè, a Roma. Primo giorno a Ronda, finito. Ci vediamo domani mattina. Buongiorno. Siamo appena usciti dall'albergo, abbiamo fatto una colazione. Sono quasi le 10. Sì, perché qui in Spagna inizia tutto tardi. E adesso la prima tappa di oggi sarà la Plaza de Toros. Poi dopo ultima passeggiata a Ronda e poi ripartiamo in direzione Setenil de la Bodega e Malaga. Siamo letteralmente nella Plaza de Toros. Ovviamente contraria alla corrida, però comunque questa struttura ha un valore storico non indifferente. Originariamente era un maneggio, quindi ci sono tutte le stalle dei cavalli anche. Vale la visita, sì, anche solo per mettere i piedi qui dentro. La città di Ronda è sede della Real Maestranza de Caballeria, l'ordine di cavalleria più antico di Spagna. La Plaza de Toros è stata costruita proprio per celebrarlo. L'arena era utilizzata sia per spettacoli di cavalleria che per la corrida. Molto bello è anche il museo al suo interno. L'arena di Ronda era stata costruita originariamente come centro di equitazione, dove si allenavano tutti i cavalieri, e poi dopo è stata convertita in arena per il combattimento dei tori. Visita alla Plaza de Toros finita, ora torniamo in albergo, facciamo il check out, prendiamo la macchina e prossima destinazione Setenil della Bodega e poi Malaga. E siamo arrivati a Setenil, uno splendido paesino qui dove le case sono praticamente all'interno della roccia e vale decisamente una fermata. Siamo passati sotto la via famosa, quella con i locali completamente scavati nella roccia. E fa impressione anche perché è un bel masso enorme. Non è proprio chissà che cosa, non è Matera, però poi ci sono un sacco di tifosi del Lecce e prima ho sentito urlare Lecce qua, Lecce là. No. E abbiamo trovato la parte turistica perché pieno c'è fila di gente che fa le foto. Siamo capitati in tutte le foto degli spagnoli in questa via. Ci memorizziamo bene. Sì, praticamente facevano solo foto a noi, non ho capito per quale motivo. Parecchio umido questa zona, però molto carina. Siamo sotto la roccia. È stata una bella passeggiata nella trafficatissima Setenil, viuzze strettissime e un sacco di macchine. E ora andiamo a prendere anche la nostra di macchina e in direzione Malaga. Io mi ostino a usare gli occhiali da sole quando ci sono solo nuvole. Spero che sia di buon auspicio, però. Eccoci arrivati al latte e menta. Però prima di arrivare a Malaga la fame ha chiamato. Il primo video finisce qui. Nel prossimo però esploreremo Malaga. E siamo arrivati a Malaga e ci ha accolto un bellissimo sole.